Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie, dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen? Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Vi faccio una domanda: quanti personaggi storici, e per storici cerchiamo di ridurre l'ambito semplicemente alla storia contemporanea, secondo voi hanno colpito in maniera potente l'immaginario collettivo tramite il cinema? Lo so, è una domanda molto complessa e magari richiedereste qualche minuto prima di dare la vostra risposta. Io una risposta ve la do, ed è il personaggio di oggi, Felix Steiner. Questo nome vi dice qualcosa? Beh, se avete visto quel film di ormai 20 anni fa, La caduta, forse sì. Steiner è quel generale che fa perdere le staffe definitivamente a Hitler. Lo fece davvero. Poi la vicenda è stata rievocata in quel film in maniera, va detto, magistrale. La sfuriata del Führer, l'ultima, potente, fu proprio dovuta a un rifiuto di Felix Steiner di obbedire a un ordine assurdo, impossibile da eseguire. Quella scena è entrata nell'immaginario collettivo, è diventata fonte di continui meme in internet. Dai, ammettiamolo, quanti fra voi hanno visto la riproposizione di quel filmato più e più volte, ogni volta con un elemento diverso? Lo abbiamo fatto anche noi di Dentro la Storia per celebrare i nostri 100.000 iscritti. D'altronde, è una base così potente. Ma chi era davvero Felix Steiner? Chi era questo personaggio capace di far saltare la mosca al naso a Hitler? Era un fervente nazista? Era un generale riluttante nell'obbedire agli ordini? O era semplicemente un militare pragmatico? O forse era un personaggio estremamente pericoloso? Ecco, a proposito di personaggi pericolosi, usciamo un attimo dal nostro racconto di oggi per parlare della pericolosità insita nella navigazione internet, un qualcosa che non va mai sottovalutato. I rischi sono sempre dietro l'angolo, basta un click sbagliato e la frittata è fatta. Si può diventare vittima di personaggi ben più pericolosi addirittura di Steiner, malintenzionati che non vedono l'ora di entrare nei vostri sistemi per carpire i vostri dati personali o addirittura quelli finanziari, bancari. Noi di Dentro la Storia ci siamo premuniti attraverso una partnership molto forte con NordVPN che ci mette al riparo da tutto ciò grazie alla sua Threat Protection Pro. Ebbene, la protezione di NordVPN è possibile estenderla anche ai vostri device grazie agli abbonamenti. Uno in particolare, il piano biennale, consente un risparmio grazie a 4 mesi extra garantiti a ognuno di voi e alla solita garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Avete ancora voglia di rischiare? Beh, vedete un po' voi. Intanto torniamo al nostro personaggio di oggi. Prima di quella spuriata, prima di quel 22 aprile del 1945, il giorno che entra nell'immaginario collettivo, chi era Felix Steiner? Per capirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo. Nato a Stalluphonen, in Prussia orientale, durante l'impero tedesco, era il 23 maggio del 1896, Steiner aveva combattuto durante la Grande Guerra come cadetto di fanteria. Aveva anche ottenuto dei riconoscimenti, la Croce di Ferro di prima e seconda classe. Finita la guerra, si era ritrovato in un Freikorps, uno di quei corpi militari non ufficiali, creati per reprimere nel sangue le rivolte popolari e soprattutto le aspirazioni socialiste. Mentre altri Freikorps agivano in Baviera, in Slesia, a Berlino, nel Mecleburgo, Steiner si era ritrovato a Memel, l'attuale Klaipėda, in Lituania. Lì il suo Freikorps aveva colpito duramente. Poi lo stesso Steiner aveva preferito rientrare nei ranghi ufficiali dell'esercito, della Reichswehr, e dal 1921 al 1933 aveva servito come ufficiale di fanteria, congedandosi alla fine con il grado di maggiore. Il 1933 è un anno di svolta per Steiner e per tutta la Germania. È l'anno in cui il Partito Nazionalsocialista prende il potere, ottiene la possibilità di guidare l'esecutivo. E quella rivoluzione, una vera e propria rivoluzione all'interno del Reich tedesco, cambia tutto. Cambia anche la vita di Steiner, che si iscrive al Partito Nazionalsocialista, numero di iscrizione 4264295, e poi alle SA. Ma le SA, lo sappiamo, sono il lato perdente
della rivoluzione nazionalsocialista. È il lato movimentista, il lato di Ernst Röhm, destinato a essere spazzato via nella notte dei lunghi coltelli. Steiner è uno dei tanti adepti delle SA che cambiano bandiera in occasione della notte dei lunghi coltelli. È uno dei tanti che preferisce giurare fedeltà a Hitler e passare nelle SS. È il 1935. Steiner inizia la sua carriera. Una carriera che non è fatta esattamente di truppe regolari. Inizialmente Steiner, grazie al suo passato militare, viene scelto per la scuola di formazione delle SS. Viene inviato infatti a comandare un battaglione di formazione, il Verfügungstruppen, è il nucleo delle successive Waffen-SS. Da qui parte la nuova carriera, la promozione a colonnello, Standartenführer, il comando di un reggimento della guardia, il Deutschland, e proprio a capo del Deutschland, Steiner si ritrova coinvolto nel secondo conflitto mondiale. Il suo è uno dei 2 reparti delle SS, le future Waffen-SS, a partecipare alla campagna di Polonia. Poi in Francia. Qui dimostra che effettivamente può avverarsi il sogno di Himmler, quello di plasmare le SS non più solo come forza di polizia e di controllo interno della Germania, ma come un vero e proprio esercito pretoriano. Il 15 agosto del 1940 Felix Steiner riceve la Croce di Cavaliere della Croce di Ferro e viene presentato ufficialmente a Heinrich Himmler, il Reichsführer delle SS, che gli conferisce un nuovo incarico, quello di creare una delle prime divisioni corazzate delle Waffen-SS che stanno nascendo, ma una divisione molto particolare, non viene composta da tedeschi. A dispetto delle teorie fortemente razziste del Reich nazista, c'è una possibilità di arruolare personale straniero, i cosiddetti Volksdeutschen, cioè quegli stranieri che hanno una percentuale di sangue tedesco, di caratteristiche tedesche. All'interno della Panzerdivision SS Peking, infatti, al di là degli ufficiali che sono tutti tedeschi, la truppa è composta da olandesi, dai fiamminghi, da finlandesi, da danesi e da qualche norvegese. Da qui il nome Viking, vichingo, è il primo esperimento fattivo della collaborazione di cittadini di altri stati invasi o cooperanti con la Germania nazista all'interno delle forze armate tedesche. Steiner partecipa attivamente alla formazione della Panzerdivision Viking, al suo addestramento e la conduce in battaglia nel corso dell'operazione Barbarossa, l'assalto all'Unione Sovietica. La Viking si mette in luce per un carattere estremamente combattivo, ma anche per le atrocità. A Zboriv, in Ucraina, la Viking massacra 600 cittadini ebrei, rastrellati per l'occasione. Agisce come un Einsatzgruppe qualsiasi. È uno dei tanti massacri di cui si macchieranno le Waffen-SS nel loro percorso storico. Dopo un lungo periodo a est, la Viking è spostata in altre posizioni e lo stesso Steiner viene rimosso dal comando perché promosso. Gli viene dato il compito di comandare il terzo Panzerkorps delle SS. È un incarico che lui riceve nell'aprile del 43 e che prevede una azione antipartigiana. L'esperienza in Ucraina gioca a suo favore. È lui che può portare il suo vissuto nella repressione al comando di unità militari. Repressione dove? Questa volta in Jugoslavia. L'Italia fascista ancora non è uscita dalla guerra, ma nel territorio jugoslavo occupato l'attività partigiana è molto forte. Ci sono 2 gruppi principalmente, quello guidato da Josip Broz Tito e i cetnici del generale Mihailovic, monarchici, che successivamente si schiereranno a favore dei tedeschi. È qui che Steiner porta la sua esperienza, istruisce nella lotta antipartigiana, ma non resta a lungo nei Balcani. Nell'inverno del 43 il suo corpo viene trasferito di nuovo sul fronte orientale, questa volta a nord, a Leningrado, zona critica. L'assedio di Leningrado impegna le forze armate tedesche per quasi 3 anni. È un assedio terribile. Gli abitanti di Leningrado per sopravvivere devono ingegnarsi in qualunque modo, in certi casi addirittura cercando di ricavare dalla segatura o dalla carta d'apparati la farina per fare il pane. Ma Leningrado sopravvive. In qualsiasi modo Leningrado non cede. Ecco quindi che Steiner si ritrova coinvolto in primo piano a condurre le sue truppe nella fase finale dell'assedio. Durante la battaglia di Narva, lui stesso guida le sue truppe che però iniziano ad accusare il peso di una guerra insostenibile. Anche la battaglia della linea di Tannenberg, successiva a quella di Narva, vede le truppe di Steiner
impiegate fino allo stremo e costrette alla fine a ritirarsi nella penisola di Curlandia. Da quella penisola tutto il terzo Panzerkorps delle Waffen-SS viene trasferito via nave verso la Germania. Sono truppe troppo preziose perché restino in zona vittime del montante offensiva sovietica. Hitler ha un piano speciale per Steiner e i suoi. Dovranno partecipare alla difesa di Berlino. Viene creata una nuova grande unità, l'11ª Armata Panzer delle SS, ma un'unità che esiste solo su carta. Al suo interno viene fatto confluire il terzo Panzerkorps delle Waffen-SS, che viene poi successivamente riassegnato come riserva della terza armata. A Steiner viene affidato un nuovo compito, quello di contrastare i sovietici che stanno ormai premendo sempre di più sulle frontiere tedesche. Nel corso della battaglia nelle alture di Zelov, Steiner vede bruciare le ultime riserve del suo Panzerkorps. I suoi uomini sono stremati, i reparti ridotti al lumicino, le risorse sono finite, i carri distrutti uno dopo l'altro, le munizioni scarseggiano. C'è poco da fare. Non c'è granché da salvare, se non la propria vita. Quando il 21 aprile del 1945 il maresciallo sovietico Zhukov sfonda le linee tedesche sulle alture di Zelov, Steiner è già in ritirata. Hitler però non lo sa, o meglio, lo intuisce, ma fa finta di nulla. Anzi, è convinto che quella unità esistente solo su carta, l'11ª Armata Panzer delle Waffen-SS, possa intervenire, o quantomeno che Steiner possa ricavare da questa un Kampfgruppe, un gruppo da battaglia, che possa intervenire direttamente. Hitler in persona fa inviare un messaggio a Steiner, che si metta al comando di un distaccamento, il cosiddetto Armeeabteilung Steiner, e che intervenga subito in difesa di Berlino. I russi non devono entrare nella capitale del Reich. Quando Steiner riceve l'ordine è sorpreso. Comincia a domandarsi se effettivamente Hitler conosca o no la reale situazione dei suoi uomini. Perché? Semplicemente perché Berlino è indifendibile, almeno non dalle truppe di Steiner, che ha a disposizione sostanzialmente 3 divisioni. La 4ª divisione della polizia che è stata convertita in una divisione di granatieri corazzati, la 5ª divisione di cacciatori da mortaglia e la 25ª Panzergrenadier. Ma di tutte queste, attestate a nord del canale di Finov, nessuna può davvero entrare in azione. La divisione della polizia è appiedata, la Jäger ormai quasi non esiste più, e della 25ª Panzergrenadier sono disponibili solo 2 battaglioni. Per rilevare le posizioni della Polizei e della Jäger deve arrivare una divisione costiera, la seconda, che però è ancora in marcia. Quindi quelle 2 unità stremate non si possono muovere. E muoversi da lì solo coi 2 battaglioni della Panzergrenadier Division, è pura follia. Ecco quindi che Steiner rifiuta, non si muove, resta dov'è. Chiama il suo superiore, il generale Heinrizi, per comunicare la decisione. Non ci si può muovere, è impossibile ottemperare a quell'ordine. Heinrizi chiama il suo superiore gerarchico, Hans Krebs, capo di Stato Maggiore. Chiede di poter parlare direttamente con Hitler, di spiegargli la situazione, per far capire al Führer che il piano di salvataggio è inattuabile. Gli viene risposto che Hitler è troppo occupato, non può rispondere a quella chiamata. E poi un ordine è un ordine e va solo eseguito. Il 22 aprile del 1945 Hitler nel suo Führerbunker tiene la solita riunione, la mappa sul tavolo, le matite in mano per disegnare le posizioni. Chiede ai suoi generali relazioni sull'attacco sferrato da Steiner. È convinto che Steiner abbia rispettato i suoi ordini e sia andato all'assalto delle armate di Zhukov. Quando Krebs e gli altri generali rispondono che Steiner non ha attaccato, è rimasto fermo dov'era, Hitler esplode. La sua rabbia fa tremare i muri. Anche nelle altre stanze viene chiaramente udito. Il Brigadeführer Möncke, uno degli uomini a lui più fedeli, cerca di consolare le segretarie che stanno piangendo sentendo quelle urla rabbiose. Hitler alla fine dichiara a tutti che la guerra è finita, è perduta, che non c'è più nulla da fare ed è intenzionato a restare lì nel bunker e a uccidersi per non restare vivo nelle mani dei sovietici. Steiner, per la verità, prova a fare qualcosa ancora. Quando arrivano i primi rinforzi della divisione costiera, affida volentieri a un altro generale, Rudolf Hoste, quelle poche unità mobili che possono ancora fare qualcosa, che possono ancora marciare verso sud per combattere a Berlino. Hoste però non può fare tutto da solo. Con lui dovrebbero esserci altri 2 generali, Wenck e Busse, per una azione a tridente, Busse da sud e Wenck al centro, arrivando da ovest, da Poznan. Ma quegli attacchi
condotti da truppe stanche, logore, incapaci ormai di vere azioni offensive, si risolvono in nulla di fatto. Il 25 aprile del 1945 sancisce la fine definitiva degli ultimi sforzi tedeschi di tenere l'Armata Rossa lontano da Berlino. 5 giorni dopo, Hitler si suiciderà. Qualche giorno dopo, Felix Steiner congeda i suoi uomini e viene arrestato dagli alleati. Trascorre oltre 2 anni in carcere Steiner. La divisa delle Waffen-SS viene giudicata già di per sé come vessillo di un crimine di guerra. Viene portato sul banco degli imputati al processo di Norimberga, ma le accuse non sono corroborate da prove, le accuse che riguardano le atrocità in Ucraina e in Jugoslavia, perché i sovietici non collaborano inizialmente, e quindi viene rilasciato. C'è qualcosa di più però. Steiner ottiene una seconda vita, mantiene il suo nome, mantiene il diritto alla pensione dovuto al grado, ma la possibilità di collaborare con gli americani che sono intenzionati a riarmare la Germania. La Germania Ovest deve diventare il bastione nell'Europa centrale del sistema difensivo NATO. Felix Steiner è uno dei consiglieri militari coinvolti in una nuova associazione, la Gesellschaft für Wehrkunde, la società per gli studi sulla difesa. Steiner e altri ex generali nazisti lavorano per strutturare la futura Bundeswehr, l'esercito della Repubblica Federale Tedesca. È uno dei padri del nuovo esercito tedesco, ma non solo. Steiner è anche uno dei padri di un'altra associazione che abbiamo già incrociato, lo HIAG, la lobby nera, la lobby degli ex nazisti che fa pressioni sulla società tedesca dalla metà degli anni 50 in poi, per cambiare la percezione che il pubblico tedesco ha degli ex nazisti. Non è da solo in tutto questo. Ci sono altri alti papaveri delle SS come Paul Hauser, Herbert Gille o Otto Kumm, che assieme a Steiner promuovono le riunioni dello HIAG, portano avanti la pubblicistica, organizzano le riunioni. Lo HIAG, come abbiamo già visto, prende sempre più piede, ma Steiner a un certo punto inizia ad assumere delle posizioni critiche. Non gli piacciono, ad esempio, le uscite dell'ex generale dei paracadutisti Theodor Ramke. Ramke è troppo estremista, persino per Steiner, che dopo un po' abbandona i raduni dello HIAG disgustato. Preferisce rinchiudersi in casa, scrivere diversi libri di memorie. Ne scrive uno, ad esempio, sulla sua esperienza alla guida della Panzerdivision Viking. Lo intitola Die Freiwilligen der Waffen-SS, Idee und Opfergang, cioè i volontari delle Waffen-SS, idea e sacrificio. Le sue memorie vengono definite qualcosa di ben oltre l'ambito storico e ai limiti della pura apologetica. Ma va detto che quei libri, ne scrive anche un altro, L'esercito dei fuorilegge, riscuotono un discreto successo di vendita, forse perché al pubblico tedesco interessa conoscere l'opinione di Steiner, o semplicemente perché i libri di guerra vendono sempre bene. Steiner muore il 12 maggio del 1966, pochi giorni prima di compiere 70 anni. Dietro di sé lascia la memoria di un ufficiale delle Waffen-SS organizzato, capace, lucido anche nei momenti di crisi, ma che seppe addirittura dire di no a Hitler. Hitler che aveva sposato l'idea delle Waffen-SS, che era entusiasta di creare un corpo pretoriano a lui fedele, superiore addirittura alla Wehrmacht, quasi riabilitando l'idea di Röhm che avrebbe voluto trasformare le SA nell'esercito regolare tedesco. Ma Steiner possedeva una coscienza critica che molti altri alti ufficiali delle Waffen-SS non avevano. Aveva capito i limiti della pazzia di Hitler e non li voleva seguire né sposare. Non aveva nessuna intenzione di sacrificare se stesso e i suoi uomini di una follia, la follia della distruzione totale, dell'incendio più grande d'Europa, del Götterdämmerung, del crepuscolo degli dei, per citare il Wagner tanto caro a Hitler. Steiner tutto questo non lo voleva e, a costo di una memorabile sfuriata, cui comunque non fu presente, disse di no. Nella memoria di tutti noi restano quelle immagini di quel film di ormai più di 20 anni fa e quel nome, Steiner, urlato più e più volte da un Hitler furibondo, un Hitler che per la prima volta fu costretto spalle al muro a confrontarsi con la realtà dei fatti. E allora, se c'è un qualcosa per cui Felix Steiner va ricordato oggi, è per questo motivo: aver costretto con le proprie azioni e con le proprie scelte tattiche un pazzo dittatore a confrontarsi con la mera realtà.